Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Ginocanesten Bayer SpA. Ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cos'è Ginocanesten? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Ginocanesten durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Ginocanesten? Ginocanesten è un farmaco a base del principio attivo clotrimazolo, appartenente alla categoria degli antimicotici e nello specifico derivati imidazolici. È commercializzato in Italia dall'azienda Bayer SpA. Ginocanesten può essere prescritto con ricetta OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Confezioni: Ginocanesten 100 mg 12 compresse vaginali, Ginocanesten 2% crema vaginale 30g con 6 applicatori monouso. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Bayer SpA. Ricetta: OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Classe C. Principio attivo: clotrimazolo. Gruppo terapeutico: antimicotici. Forma farmaceutica: compressa. Indicazioni: Ginocanesten crema vaginale e compresse vaginali si usano per trattamento di sintomi localizzati quali prurito, leucorrea, arrossamento e sensazione di gonfiore della mucosa vaginale, bruciore al passaggio dell'urina qualora tali sintomi siano conseguenti ad infezioni vulvovaginali sostenute da candida precedentemente diagnosticati dal medico. Posologia: le compresse o la crema vanno introdotte il più profondamente possibile in vagina la sera e a tale scopo la paziente dovrà assumere la posizione supina a gambe lievemente piegate. Il trattamento dovrebbe essere opportunamente iniziato e concluso nel periodo intermestruale. Se i sintomi persistono per più di 7 giorni, può trattarsi di una patologia che richiede trattamento medico. In caso di necessità il trattamento può essere ripetuto. Tuttavia, infezioni ricorrenti possono indicare una patologia di base, come il diabete o un'infezione da HIV. Se i sintomi si ripresentano entro 2 mesi la paziente deve rivolgersi al medico. Non usare tamponi, lavande vaginali, spermicidi o altri prodotti vaginali durante l'impiego del prodotto. Durante l'uso del prodotto si raccomanda di evitare i rapporti vaginali, perché l'infezione potrebbe essere trasmessa al partner. Durante la gravidanza usare le compresse vaginali, inserendole senza applicatore. Il prodotto è destinato all'impiego da parte di adulti e adolescenti sopra i 12 anni. Ginocanesten 2% crema vaginale. Salvo diversa prescrizione medica, si somministra giornalmente, e cioè alla sera, per 3 giorni consecutivi, introducendo il contenuto di un applicatore, 5G circa, profondamente in vagina, vedere sotto. Se necessario può essere effettuato un secondo trattamento di 3 giorni. Modalità di applicazione. L'applicatore va usato una sola volta e quindi gettato al fine di evitare possibili reinfezioni. 1. Innanzitutto estrarre il pistone dall'applicatore monouso fino al suo arresto. 2. Aprire il tubo. Inserire l'applicatore monouso in quest'ultimo e tenerlo ben premuto. Riempire l'applicatore esercitando una cauta pressione sul tubo. 3. Sfilare l'applicatore monouso, introdurre lo stesso il più profondamente possibile in vagina, è consigliabile stare sdraiate, e svuotarlo mediante regolare e continua pressione sul pistone. 4. Estrarre l'applicatore e quindi gettarlo. In caso di vulvite o balanite da candida, il trattamento dovrebbe protrarsi per 1-2 settimane. Inoltre, si consiglia l'applicazione di Ginocanesten crema esternamente, sulla zona perineale sino alla regione anale. Ciò si esegue applicando in loco la crema in strato sottile 2-3 volte al giorno e facendola penetrare con lieve massaggio.
Allo scopo di evitare una reinfezione, in particolare in presenza di bulvite o balanite da candida, il partner deve essere contemporaneamente trattato localmente, glande e prepuzio. Gino Canesten 100 mg compresse vaginali. Una compressa alla sera per 6 giorni consecutivi. In alternativa si può attuare la posologia di 2 compresse la sera prima di coricarsi, per 3 giorni consecutivi. Modalità di applicazione. Dopo aver lavato accuratamente le mani, introdurre la compressa vaginale direttamente con il dito il più profondamente possibile in vagina, il modo migliore è con la paziente sdraiata sul dorso, con le gambe leggermente flesse. Nelle forme croniche recidivanti, la posologia giornaliera può essere aumentata a 2 compresse vaginali la sera, per un periodo di 6-12 giorni. Inoltre, si consiglia l'applicazione di Gino Canesten crema esternamente, sulla zona perineale sino alla regione anale. Ciò si esegue applicando il loco la crema in strato sottile 2-3 volte al giorno. Si consiglia anche, soprattutto in caso di bulvite da candida, il contemporaneo trattamento locale del partner, glande e prepuzio, con Gino Canesten crema. Perché Gino Canesten compresso si dissolva completamente è necessario che la vagina presenti un adeguato grado di umidità. Altrimenti, potrebbe verificarsi la fuoriuscita di frammenti non dissolti della compressa. Per evitare ciò, è importante che il medicinale venga inserito il più profondamente possibile in vagina al momento di coricarsi. Se, nonostante tale precauzione, la compressa dovesse non dissolversi completamente nell'arco di una notte, si dovrà prendere in considerazione l'impiego della crema vaginale. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: se la paziente ha febbre, 38 gradi o più, dolore al basso ventre, mal di schiena, perdite vaginali maleodoranti, nausea, emorragia vaginale o dolore alle spalle, deve consultare un medico. Gino Canesten, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Il trattamento concomitante con clotrimazolo vaginale e tacrolimus orale, un immunosoppressore, può dare luogo a livelli plasmatici di tacrolimus aumentati e in maniera analoga con sirolimus. Le pazienti devono pertanto, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Gino Canesten durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Gino Canesten durante la gravidanza e l'allattamento? Fertilità. Non sono stati condotti studi nell'uomo sugli effetti del clotrimazolo sulla fertilità. Comunque gli studi sugli animali non hanno mostrato alcun effetto del farmaco sulla fertilità. Gravidanza. Esiste vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Il medicinale non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati. Le seguenti reazioni avverse sono state identificate dopo l'approvazione del clotrimazolo. Dal momento che tali reazioni derivano da segnalazioni spontanee da parte di una popolazione di dimensione non certa, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non si prevede alcun rischio di intossicazione acuta dal momento che è poco probabile che la stessa si verifichi dopo singola applicazione vaginale o topica di un sovradosaggio, applicazione su un'area estesa in condizioni favorevoli all'assorbimento, o per involontaria assunzione orale. Non esiste un antidoto specifico. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antinfettivi ed antisettici ginecologici, derivati imidazolici. Codice ATC. G01F02. Meccanismo d'azione. Il clotrimazolo agisce nei confronti dei funghi inibendo la sintesi dell'ergosterolo, con conseguente danno strutturale e funzionale. Proprietà farmacocinetiche. Gli studi farmacocinetici dopo applicazione vaginale hanno dimostrato che solo una piccola parte del clotrimazolo viene assorbita, dal 3 al 10% della dose.
A causa della rapida trasformazione epatica dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di safety pharmacology, tossicità a dosi ripetute, genotossicità, potenziale carcinogenico e tossicità riproduttiva e dello sviluppo. Elenco degli eccipienti: ginocanesten 2% crema vaginale, sorbitano stearato, polisorbato 60, cetilpalmitato, alcol cetostearilico, otildodecanolo, alcol benzilico, acqua depurata, ginocanesten 100 mg compresse vaginali, lattosio monoidrato, amido di mais, magnesio stearato, farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di ginocanesten a base di clotrimazolo sono: ginocanesten. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.